Buongiorno tribù. Buongiorno. È freddo che fa? La pioggia, la nebbia, tutto. Il sole non sappiamo dove è andato. Lorenzo! È inverno, Tam, è Lorenzo, inverno. Che ci vuoi fare? Vuelve! Oggi dobbiamo andare a fare delle commissioni a Porleccia e come sembra, dicono che migliori il tempo, Vediamo. andiamo a Lugano, vi portiamo a Lugano e sfatiamo il mito che è la città dei ricchi. Sarà o non sarà la città dei ricchi? Vediamo. Comunque quanto è strano prendere una macchina. Ti senti super piccolo. C'hai il culo per terra. C'hai il culo per Io terra. mi sento col culo per terra, è vero. Non ci credo! Un po' di cielo azzurro! Vedi che funziona mettersi la giacca color Lorenzo? Color sole? Un po' di vitamina? E ha detto Lorenzo, dai, visto che è arrivata la Tamara, usciamo un pochettino, a riscaldargli corpo e anima. Ma che ti è andata un po' di fortunelli, no? Sì. Oh, un po' di fortunelli ogni tanto, no? Abbiamo parcheggiato qua dietro alle nostre spalle in una zona blu con disco orario. Quindi un'ora di tempo. Un'ora e mezza. Perché sennò qua i parcheggi ci sono i garage a pagamento, le zone bianche che sono a pagamento, è tutto a È pagamento. tutto a pagamento. Poi hanno fatto anche tante zone pedonali, quindi parcheggi ogni anno a me sembra che ne tolgono sempre di più. Non lo so. Iniziamo per prima cosa a farvi vedere la parte di Lugano, che è la parte che chiaramente a tutte e due ci abbiamo un sacco di ricordi, ed è la parte più verde. Il Parco Ciani, È il Parco Ciani immerso nel verde. sulla riva del lago. Qua dietro alle mie spalle, iniziamo bene, c'è il liceo. E qua Che ricordi, Tam, in questo parco ho fatto tante marachelle dalla scuola. Quante bigiate, tu? Perché per chi non lo sapesse, io sono nata a Lugano, cresciuta a Lugano, un po' svizzera, un po' veneta, un po' sarda, c'è un mischiez, e ho vissuto adesso 8 anni in Spagna, no? Sì. Un po' di tutto ci Io anche abbiamo. qua sono stato 4 anni. 4 anni abbiamo A vissuto Lugano. qua, a Lugano, sì. E quindi iniziamo da questo parco. Chiaramente voi la vedete così perché siamo in pieno inverno, però primavera e estate qua creano un sacco di eventi, concerti, dall'altra parte c'è tutta l'estate un bar che lo fanno tipo stile Ciringhito, creano tante attività per i bambini. Il Parco Ciani negli anni è cambiato perché tanti anni fa il Parco Ciani non aveva una fama stupenda, no? Fa molti anni Però fa. molti anni fa. E qua dove voi avete visto la spiaggia, noi ci abbiamo fatto un sacco di bagni. La notte in Alla estate, notte, in alle 2-3 di estate. notte, venire qua a fare Finivamo sempre le serate alla e Cri foce. lo può confermare alla foce facendo il bagno. Sempre.
vedete le attività anche in inverno gli hanno fatto una piccola pista di ghiaccio, che più che ghiaccio adesso poi inacquata, però per i bambini, ed è gratis. Fanno tante cose A me non sta gratis. tanto simpatico il ghiaccio, No. ti ricordo, Eh? Si è rotto Mi un sono, dito. mi sono rotto lo scafoide. Puoi andare a pattinare? Ah no, lo scafoide no. Il metatarso mi sono proprio rotto, sono caduto. E mi sono rotto il metatarso e sono rimasto un mese col gesso. Vuoi andare a pattinare? No, è proprio uno sport che va, no, Non ti non piace? fa per me. No, Chiaramente lo sport nazionale della Svizzera è è l'hockey. l'hockey e lo sci, Sì. che sono i Però due sport l'hockey è più proprio. famosi. Qua il calcio, magari se gli No, altri stati il è più calcio, famoso qua qua no. l'hockey, qua si segue proprio. L'hockey e lo sci, chiaramente, fa frecce. Io non mi ricordavo questo freddo. Benvenuta al freddo. E volete vedere i bagni? I bagni qua nel Parco Ciani. Guardate che roba. Che high tech. Sembra di entrare in una macchina del tempo. Qua fai le tue cose, dice il sapone, c'è l'acqua, per asciugarsi le mani. E guardate qua, lo scarico dell'acqua sembra la fontana di Trevi. Eccolo! Il Parco Ciani prende il nome appunto dai due fratelli Giacomo e Filippo Ciani. Erano esponenti della ricca borghesia milanese e appunto viene dedicato al loro nome perché la villa che vedete alle mie spalle del 600 è stata appunto ristrutturata da loro. E i Ciani trovarono qua a Lugano un luogo sicuro appunto per esporre le proprie idee liberali. E infatti questa villa è stata appunto un luogo di incontro di tanti esponenti rinascimentisti. Una cosa aggiungo, nel 1912 la città di Lugano comprò tutto il parco e lo aprì a tutto il pubblico perché prima era una residenza privata. Abbiamo ripreso la macchina, siamo usciti dal parco perché siamo dovuti andare a riprendere la macchina per cambiare parcheggio. La motivazione è super semplice. Qua le zone blu ti va il parcheggio un'ora con il disco orario, però poi non è che torni in macchina, cambi il disco orario e ti va un'altra ora. No, perché se passa il poliziotto qua fanno un segno col gessetto sulla ruota e così vedono se hai spostato la macchina o continui a spostare il disco orario. Esperienza personale, io di multe ne ho prese. Ai suoi tempi, quando vivevamo qua, la multa era di 40 franchi. E la zona blu, secondo dove abitavi, mi ricordo che pagavi una cifra all'anno e avevi per quella zona la zona blu illimitata, che tu potevi stare lì e parcheggiato tutto il giorno. Altra cosa, la Svizzera non è nella comunità europea, quindi ha la sua moneta che si chiama franco. Al momento franco-euro è 1 a 1. Adesso io credo che le multe siano aumentate, non siamo sicuri, però come nel pomeriggio vediamo il Shurkri e la Shura Sam, gli chiediamo la conferma. Sì. Qua davanti a noi c'è uno scooter e vedete che hanno tipo I guantoni per mettere le mani sul manubrio per non congelarsi. in inverno i Qua- scooter. Qua ho il naso congelato, ho le mani congelate, mi sono dovuta mettere il berretto perché fa freddo. E Lugano, siamo alla parte sud della Svizzera, che il clima è quello più caldo di tutta la Svizzera, quindi immaginatevi al nord della Svizzera. Molto bene. Parcheggio l'abbiamo trovato. Un'ora
€2. Molto bene. Sì, no, ormai le zone blu in centro Le hanno sono tolte tutte perché chiaramente vogliono togliere il traffico, perché qua a qualsiasi ora del giorno c'è sempre traffico, sempre, lo sentite. Altra informazione, la Svizzera è una federazione, si parlano 4 lingue, la lingua più parlata è il tedesco, francese, italiano e lo 0,1% della popolazione parla romancio. È un miscuglio delle tre lingue, diciamo. E a scuola, quando tu fai le scuole, sei obbligato, sempre sto parlando per la parte italiana, perché poi la parte tedesca e la parte francese cambia. Però per la parte italiana, quando tu vai a scuola, parli la tua lingua, che in questo caso è l'italiano, e impari il tedesco e il francese. E l'italiano è solo nel Canton Ticino. Sì, Basta. basta, è la parte più E piccola. la parte romanzo si parla solo nel Canton Grigioni. Sì. Poi tutto il resto, poi sopra, passate le Alpi, la metà a destra è tedesco, la metà a sinistra è francese. Sì, però c'è anche una zona che si parlano Sì, le Berna, due ad lingue, esempio. le due lingue, sia francese che tedesco. E quindi a scuola devi imparare tutte le lingue nella parte italiana. E credo che da pochi anni a questa parte hanno anche introdotto l'inglese, quindi impari un sacco di lingue. Ah. Mettiamola così. Iniziamo a salire e andiamo nella parte un po' più vecchia della città di Lugano, Qua siamo proprio in centro, in centro, con i suoi negozietti carini, e andiamo a vedere se la cattedrale è aperta. Vediamo se abbiamo fortuna. Questo negozio, che si chiama Il Gabbani, è uno dei negozi più cari della città di Lugano. E anche il più antico che c'è Sì. da tutta la vita, diciamo. E qui entriamo nella via più costosa di tutta la città di Lugano, che si chiama Via Nassa, e tutta questa via hanno ancora mantenuto i palazzi storici di come erano fatti una volta. Ma i mitici Victorino sul coltellino svizzero, chi non ne ha mai avuto uno? Ecco lì ancora. Abbiamo che- la varia scelta, una delle cose tipiche della Svizzera, il coltellino svizzero, il cioccolato, il brezel, tantissime, la foresta nera. Altra cosa svizzera, lo Swatch, l'orologio Swatch. Altra cosa super tipica svizzera, Lo Swatch. lo Swatch. E da qua iniziamo a entrare nei negozi, Ma proprio. alla portata di tutti. Sì, sì. Sì, no? Iniziamo dai Rolex, e il negozio si chiama Bucherer. Andiamo a vedere un po' di prezzi, non so se te li mettono, Ah sì, aspettate. Iniziamo da un anello 7.700 franchi, o possiamo passare da dei bracciali a 14.600 franchi. Questi più o meno sono i prezzi di questa via.
Possiamo continuare all'infinito, ad esempio Louis Vuitton, Massimo Dutti, i negozi più cari sono in questa via. Ah, vuoi un trolley della Louis Vuitton? 4.150 franchi. Con questi noi ci viviamo 6 mesi. Poi qua vedete il tipico panino svizzero, i brezel. Guardate che spettacolo i panini. Bello, grazie. Ciao. Pane tipico svizzero. Vabbè, diciamo nella parte tedesca si trovano anche in Germania e così e sono veramente buoni. È un pane particolare, sempre c'ha dei semi di sesamo sopra e qua li farciscono. Si può anche mangiare liscio, però farcito molto. Siamo nella piazza Riforma, la piazza più grande della città di Lugano, e qua è dove fanno tutti i tipi di eventi principali. Però se venite a luglio fanno l'Estival Jazz, Buah. che arrivano proprio esponenti da tutto il mondo di musica jazz e non solo, perché io mi ricordo che qua ho visto il mitico Jimmy Cliff. Che ricordi, eravamo giovani, no? Eravamo giovani, e qua, come abbiamo detto, fanno tutti i tipi di eventi, costruiscono l'albero di Natale, fanno Capodanno, c'è la festa di Capodanno Poi in qua. estate chiudono il lungolago, tutto pedonale. Siamo proprio di fronte al lungolago di Lugano, e qua, come ha detto Pier, tutte le estati, credo luglio-agosto, chiudono tutto questo pezzo di autostrada e lo fanno venerdì di strada, e il venerdì, giovedì, venerdì e sabato è pedonale, credo dalle 9 a mezzanotte o Sì, una qualcosa roba del genere, se non hanno cambiato gli orari. e fanno tutti i tipi di eventi, quindi anche Lugano in estate No, c'è organizza un bel movimento po' di e roba. organizzano tante cose belle. Vi portiamo a fare un giro in un supermercato svizzero. E già ho visto due cose che mi mancano proprio un casino. Ad esempio, La torta di la rabarbara, torta di rabarbaro, di albicocche di prugne, e di mele, la veglie. E questa qua di di formaggio. formaggio. E Oh, poi il bel. io mi sa che mi prendo questa per adesso, per farmi il pranzo. Eh sì, anch'io Ed ce ne è sono pure due. in azione. In azione, ah no, riduzione, però qua Riduzione. la promozione si dice azione, è proprio una cosa svizzera. E ci sono anche in azione i Berliner Star. Oh, i Berliner. Questi sono i Berliner, ragazzi, li conoscete tutti, con quella marmellata ai lamponi dentro, una cosa fritta, buonissima. E sono anche in azione, sono lì, prova a vedere un po'. Oh, 4 ai lamponi. oh, E questa 2,10. te le ricordi, questa tortina con crema bernese e E- salsa di No, marmellata. e marmellata di lamponi. Oh, Uff, uff. E adesso vi portiamo nella parte che a me piace di più. E questo è il mio mondo. È la mia parte preferita della Svizzera, il cioccolato. Possiamo variare da Lind, risoletto. vabbè, però il Lind lo Sì, conosce Lind tutto lo il mondo, il risoletto no. Questo vi dovete provare. È cioccolato con riso soffiato. Una bontà, una bontà. E poi con gli amici hanno anche le barrette di cioccolato. Della Frey. Ehi, E poi vabbè, e poi c'è ragazzi, l'uovo maltina.
chi non la conosce. Però qua fanno anche le barrette, il cioccolato. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, adesso per fare la spesa in Svizzera i prezzi non sono i più economici del mondo. Sto guardando un attimo, ma neanche poi così tanto, eh. Perché scusa, latte d'avena 2 franchi, quando facciamo il cambio sono 2 euro. 2 euro, sì, perché adesso il franco ha perso. Però venite con me. Il Toblerone. Il tubo gigante. Guardate, guardate. La creme del cioccolato. Con nocciole, mandorle, quello con le prugne, al cocco, al miele. Oh, questo qua era il mio preferito, questo qua al miele. Boh, che buono. Mandorle e miele, boh. E poi qua ovviamente siamo nel reparto, come io ho Il detto, Ragusa. il Ragusa, però azione, Ed action, è action. la promozione. Oh Tom, che pacchettone di uovo maltina. 30 franchi. Sì. 1 chilo di uovo maltine. Tammale Spifle. Zweifel è la marca delle patatine alla caprica. Sono una cosa buonissima. E le E Spifle poi- io penso che sono le patatine più buone che io abbia mai provato. Ci sono anche quelle Naturali. naturali. Ma adesso ne hanno fatte un botto, Aspetta, guarda tu. qua. Adesso queste l'hanno fatte con pollo, Qua poi ci sono con all'aceto, all'aceto, adesso con le spezie, ah no, la senape. alla senape, Alle erbe. E quello lì cos'è? Ah, piccanti. piccanti. Si sono evoluti, eh? Beh, Però sono questa è quelle- la classica è la marca della budget, della Migros, della della catena Migros. Migros. Per adesso. Ma le Spifle c'erano solo paprika e naturali. Adesso c'è una vasta scelta, mamma mia. Per diventare male. Io in realtà sono venuta alla Migros, sapete perché? Perché secondo me la Migros ha il tè freddo alla pesca al limone più buono del mondo ed è della Migros, della marca Budget, ed è una cosa che non vi so spiegare. Qua ce l'avevo qua e viene a casa con me, una bottiglia viene a casa con me. Poi ho appena visto una cosa. Come ben sapete, io sono un amante del muesli. E guardate qua. Ce ne sono con frutti secchi, hanno fatto anche il muesli dell'uovo maltina, mamma mia. Guardate, questi sono tutti muesli fiocchi d'avena con frutti secchi, questi frutti rossi. E chi più ne ha, chi più ne metta. Quanti ricordi, Pieri, in questo parco? Mamma mia. Siamo al Parco San Michele. Secondo me è uno dei... Ci sono tantissimi parchi a Lugano, però secondo me è uno che vale veramente la pena venire a vedere, anche perché secondo me è quello che ha la vista migliore su tutta la città di Lugano. E naturalmente noi ci siamo affezionati perché qua è stato uno dei nostri primi appuntamenti d'amore. D'amore, eravamo super giovani, Sì, come giovani. quest'estate, vedi? Sì, uguale, come loro due. Eravamo tutto il giorno. Tutto il giorno. E ce ne andiamo a mangiare La torta di formaggio. la torta di formaggio. Comunque noi l'orario è sempre dell'Andalusia e sono le 4 e non abbiamo ancora mangiato. Noi l'orario Sì, c'ho fame. è sempre uguale.
me la ricorderò bene. Oh, no, Sì, no? mm, E con questa vista? no, Eh? lo spettacolo. Buon appetito! Stamattina abbiamo aperto l'episodio e vi abbiamo fatto una domanda. La Svizzera è una città di ricchi? Vivono solo i ricchi? Quindi se vivi in Svizzera sei ricco? No, ragazzi. No, e ve lo diciamo per esperienza personale. Si guadagna bene, c'è tanta opportunità di lavoro, quello sì, però se vivi qua gli affitti sono alle stelle, c'è la sanità da pagare tutti i mesi e sono dai 400-500 in su, dipende poi la franchigia. E poi ci sono le tasse da pagare, ci sono le tasse federali, le tasse cantonali e quelle comunali. Alla fine tiri le somme e guadagni come in qualsiasi altro paese, Sì. a meno che tu non lavori in Svizzera e vivi qua vicino al confine, tipo in Italia o se c'è una parte francese, Svizzera francese, in Francia o in Germania. Se no, ragazzi, La vivere vita è qua cara. e lavorare qua, vivere qua, la vita è super cara. E quindi non vuol dire che qua, allora, se vivi in Svizzera sei ricco. No. È come tanti altri paesi in Europa che guadagni di più, però chiaramente La vita è più cara, è molto più cara. tutto rapportato quindi alla qualità della vita, ai prezzi che ci sono nel paese e quindi non è tutto rosa e fiori come viene Descritto. poi descritto. Altra cosa che ci siamo dimenticati di dirvi, la vita dei frontalieri non è così facile. Tutte quelle persone che vengono a lavorare in Ticino e vi garantisco che sono veramente tante, Sì, si fanno un'ora e mezza di traffico al mattino e un'ora e mezza di traffico per alla ai più sera, vicini. i più vicini. Poi c'è gente che si fa più di 100 km, Sì. quindi già parliamo di 2 o 3 ore alla mattina e 2 o 3 ore alla sera. Più le 8 8 ore ore di di lavoro, lavoro, non quindi, so, qualità di vita, quindi quindi la vita non è poi così tutta rose e fiori. non è facile, No. no. Siamo arrivati a casa, però dobbiamo parlare piano. Perché se no... Dall'altra parte c'è la suocera che sta dormendo. Comunque potete notare la differenza tra colui che ha sempre caldo e colei che ha sempre freddo. Io non so come fare freddo sotto questo piumone. Sto bene, col pigiama lungo sto bene. Vabbè. Abbiamo visto un bellissimo tramonto Spettacolo. e poi ci siamo andati a mangiare la pizza con i nostri amici. E Shulkri e la Shulasa. Però abbiamo solo una foto, non abbiamo immagini perché ci siamo goduti il momento. Sì, ci si dimentica, sei lì a parlare di qua e di là. E quindi abbiamo passato del tempo di qualità. Sempre quando arriviamo, chiamiamo, sono i primi che sanno che arriviamo. E ci facciamo sempre delle belle cenette insieme. Bei momenti. Abbiamo passato una bellissima giornata e una bellissima serata. Il video è arrivato fino qua e da una casa, cosa strana, facciamo da un letto facciamo la nostra chiusura. Vi ricordiamo che se vi è piaciuto il video Devi iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentatecelo e ci vediamo alla prossima. un bacio.